Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi andiamo a iniziare l'assemblaggio di Shibot partendo dal fascicolo numero 1. Qui è il robottino smontato, portato diciamo a telaio. I motori non li ho smontati perché dentro c'è il grasso e non voglio andare a sporcarmi le mani, ma alla fine comunque c'è poco da vedere. Sono delle ruote dentate che poi qua dentro nel fascicolo lo spiegano e ne parlano diciamo in maniera completa e chiara. La cavetteria è questa, 1, 2. Qui abbiamo anche un altro sensore che anche questo non lo posso smontare e l'ho lasciato così. E allora partiamo dal libro. Il fascicolo 1 è questo, inizia subito a costruirlo. Partiamo dalla meccanica, appunto dalle ruote dentate. Andiamo a vedere. Qua ci dà un'introduzione, ci dice cosa questo robottino alla fine fa. Carta d'identità di Shibot. Shibot ruota su se stesso di 360 gradi, cioè può fare diciamo la rotazione sia orario che antiorario, evita gli oggetti, si muove avanti e indietro, cerca ed evita la luce, ti segue una linea, si arrampica su pendisco scesi, funziona a 2 velocità, ha un look sensazionale. Ecco, questo è quello che in poche parole alla fine il robot va a fare. Ti ricordo anche che è un robottino di 18 anni fa, perciò la tecnologia che appunto lo compone non è molto avanzata, però nonostante tutto si possono fare tantissime cose. Quello che non hanno ancora scritto, perché forse siamo all'inizio, ma lo metteranno dopo, è che è programmabile. Puoi programmare dei software e passarli dentro la memoria, la EEPROM del robottino, e può fare diciamo quello che tu vuoi. Qui ci fanno un'illustrazione completa del robot, la parte sopra che è tutta diciamo la calotta, la scocca superiore, il telaio, le batterie, le prime schede, la parte sotto con i sensori, i motori, la ruotina che è quella davanti, che è questa, quella snodabile, che è da qualche parte dentro il contenitore plastico. Vediamo se la trovo e te la faccio vedere. Qui, eccola qui, questa è la ruotina davanti, il telaio è questo e qui ci sono le ruote dentate. E ora lui dice che montare la sezione di base, cioè questa è la sezione di base, questa, ok, e questi qui sono gli ammortizzatori laterali, anche smontabili, però non li ho smontati perché non ne vale la pena. Anteriore, posteriore, questo ti evita gli urti, è fatto da una gomma diciamo che attuttisce appunto gli urti del robottino. Si parte dalla meccanica e dice assicurati di aver posizionato i pezzi correttamente prima di avvitarli insieme, controlla che i fori siano allineati prima di inserirvi le viti e non distruggerle troppo, nel senso di spanare le viti, perché appunto se fai troppa forza si possono spanare. Con il telaio capovolto vai a mettere le ruote dentate, che sono queste, la prima ruota dentata e poi c'è la seconda e poi c'è la terza. Ti faccio vedere direttamente dal libro, eccolo qua. Questa è la prima ruota dentata, poi c'è la seconda e la terza che vanno a connettersi meccanicamente al motore, che ha un'altra ruota dentata però in metallo, appunto per evitare che si vada a rompere, dato che fa molti giri. Questa è un'altra pagina dedicata alla meccanica. Qua dimostra il pezzo diciamo la scocca posteriore, anteriore, che poi alla fine è questa, questo è il motorino 3 volt,
c'è la sezione di base, l'albero di trasmissione con le ruote dentate formate da 2 ruote dentate, come abbiamo già detto, il cerchione che è questo qui, poi abbiamo la gomma pneumatico che è questo qui, poi delle viti per bloccare tutto. Ciascuno degli ingranaggi è in una combinazione di una ruota dentata più grande con 48 denti e una più piccola con 12 denti, perciò si utilizzano 2 ruote dentate uguali, una da 12 denti, quella più piccola, e una più grande da 48, perciò 2 ruote dentate in una, come dimostra qui in figura. Ti faccio vedere a favore di camera, perfetto, qui 12 e 48. Questo aiuta appunto alla trazione ad essere molto più forte. Ti spiega come andare a mettere il cerchione, il pneumatico, posizionare il tutto, bloccare, mettere il grasso e poi dà un'infarinatura. Cos'è un robot? E ti dà tutte le varie informazioni appunto sulla robotica, che questo, ragazzi, questo è un mondo bellissimo. Io all'inizio volevo farlo appunto perché si parlava dei robot da combattimento. Vedi come esempio questo qui. Questi sono robot da combattimento stupendi, che una volta li facevano anche in televisione, ora non li fanno più. Cassius 2, che è questo qui. Hanno motori enormi, bombole di come si dice, di gas ad alta pressione per fare i ribaltatori, telecomandi. Qua ti spiega come appunto funziona il ribaltamento del robot, che si mette in posizione automaticamente. Però non parliamo di robot piccoli, stiamo parlando di robot enormi. Vediamo se qua mi dice qualcosa su questo robot. Sì, eccolo qui. Arma cuneo ribaltante, 81.3 kg, quasi 100 kg, dimensioni 33 x 120 x 87 cm, 2 motori da tagliaerba a 12 volt, funziona a 24 volt, perciò sovralimentati per avere più potenza e più velocità. L'arma abbiamo detto che è braccio pneumatico ribaltante e spuntone posteriore, perciò a doppia arma questo qua nello specifico. Però poi andando avanti con i fascicoli te ne mostra tanti altri. Questo è uno sport nato in America, in Italia purtroppo non si è completamente espanso. E niente, il primo fascicolo finisce qui. Passiamo al secondo, poi abbiamo anche un altro libricino. Niente, qua ci fa il riassunto. Passiamo al secondo, dove ok, qui ti dice come andare a posizionare i motori invece, e che ha il pignoncino a 12 denti, come ti ho detto, in metallo, ruota dentata 48 denti, 12 denti. Qua ti fa vedere nell'effettivo il motore, che è con pignone metallico, ovviamente è migliore di quello plastico perché non si rompe. Qua c'è di nuovo il grasso, dimostra il grasso, come si dice, grassare la meccanica, e ti spiega come funzionano i motori elettrici: magnete permanente, statore, commutatore, asse del motore, cuore di ferro che è il rotore, avvolto attorno al quale sono avvolti. Allora, cuore di ferro, rotore, attorno al quale sono avvolti i cavi di rame isolati. Ovviamente che è, diciamo, la parte interna del motore elettrico. Rotore, statore, comunque lo sappiamo. La batteria è questa. Il motore elettrico utilizza la corrente elettrica per creare un movimento rotatorio, eccetera, eccetera. Qua da tutte le informazioni. Il vano batteria, perciò ora dobbiamo andare a inserire il vano batteria. Già dalla seconda uscita ti mostra come andarlo a inserire. Ora io l'ho tolto e ci sono dei contatti molto arrugginiti perché
chi me l'ha dato, e lo ringrazio, si è dimenticato però di dirmi che c'erano le batterie, ma sicuramente se l'era scordato anche lui, perché lo ha tenuto tantissimo anche lui in magazzino, abbandonato. Ok, facciamo un po' di pulizia. E allora, numero 1, raddrizza il telaio e installa il vano batterie come mostrato in figura. E allora questo e questo vanno messe da qui, ok, dritto. Questo lo passo dentro, che è il filo,